abbiamo sempre molto favorito l'arrosto rispetto al fumo, invece abbiamo scoperto che a Milano conta moltissimo il fumo. L'arrosto poi dopo Volano vediamo un parole po', in qualche grosse, modo poi qualcuno ce lo fa l'arrosto. Benvenuti e benvenute al Desk Show, il tavolo itinerante attorno al quale cerchiamo di raccontare le nuove professioni creative, i nuovi percorsi di carriera, ma anche i nuovi percorsi di studi. E quale location migliore dello IED qui a Milano, dove si stanno svolgendo i Job Future Days. Io sono sempre Luca Fontò, di fronte a me ho un pubblico di persone in carne e ossa, qualcuno potrebbe essere invece collegato oltre lo schermo. Intorno a me invece, alla mia destra e alla mia sinistra, ci sono gli ospiti che ci accompagneranno nella conversazione di quest'oggi, di questa sera, che presento, a cominciare da Caterina Crepax, artista e designer. Ciao Caterina, benvenuta. Ciao, grazie. Luca Crescenzi, creative strategist, cofondatore di Crescenzi & Co. Ciao Luca, benvenuto. Buonasera, anche a te. Grazie. E poi Stefano Polli, live media designer e creative director da Sugo Design. Siccome sei alla mia immediata destra, comincerei subito con te per farti spiegare che cosa significa live media designer. Sto ancora cercando di capirlo io, innanzitutto. È una risposta che ricevo spesso. No, è una definizione che ci siamo dati tanti anni fa, quando ancora questo tipo di attività era ancora in divenire. Comunque vuole raccogliere tutto ciò che... il tipo di show, di progetti che utilizzano dei media che possono essere modificati in tempo reale o interagiscono con altri elementi. Quindi il nostro arrivo finale non è un manufatto chiuso, fatto e finito, come può essere un film, uno spot televisivo. Può essere un contenuto video, un contenuto installato con delle luci che interagiscono in un ambiente immersivo. Quindi l'esempio dei concerti, dei live show, è il contesto ideale. E spesso alcuni di questi elementi si modificano in tempo reale, quindi non sono pre-renderizzati, quindi abbiamo deciso di utilizzare questo termine un po' generico, live media designer. Poi arriveremo a come è nato lo studio, ma tu come sei finito a fare questo mestiere? Che cosa avevi studiato? È stato un percorso, come chiedo sempre, lineare? Assolutamente nì. Anche questa risposta ricevo sempre. Perché in realtà ho fatto il liceo scientifico, ancora stavo cercando di capire cosa volevo. Ero molto appassionato di musica hip hop, facevo graffiti ai tempi, però allo stesso tempo consideravo questo come un elemento disfunzionale di me. Poi a un certo punto ho creduto in questo aspetto e ho iniziato a studiare grafica qua allo IED, esattamente in questa sede qua di Scesa, tanti anni fa, a inizio 2000. In quell'ambito, in quel periodo ci stava cambiando qualcosa, la grafica tradizionale si univa anche alla grafica video, le tecnologie permettevano a tanti ragazzi con un semplice portatile di iniziare a fare cose, c'era After Effects che stava muovendo non i primi passi, però incominciava ad essere uno strumento che poteva essere utilizzato con tool a disposizione di tutti, e quindi c'era un bel fermento. E in più contemporaneamente il mondo della notte, le situazioni più underground, le scene rave hanno sempre giocato con visual, con luci, con sistemi anche analogici, no? per seguire in maniera istintiva la musica. E questa cosa mi ha sempre affascinato, e quindi le cose pian pianino a un certo punto hanno collimato. Ho iniziato a lavorare in uno studio di architettura dove facevo museografia, e quindi pian pianino queste passioni notturne che facevo insieme a dei miei colleghi di scuola, no? Che sono diventati poi i miei soci. La notte lavoravamo su questi progetti, a volte a costo zero, e poi pian pianino li ho anche presentati al mio capo dei tempi. Mi ricordo che la prima volta che ho fatto un projection mapping su un tavolo su cui era stampato in 3D la Valtellina in triennale, quando l'ha visto realizzato, quindi con una proiezione che simulava le luci, la salita e la discesa del sole, solo quando l'ha visto ha detto: ah, bello Steve, adesso l'ho capito cosa volevi fare. Mi piace. Cioè, era un periodo in cui ancora non c'erano tanti esempi là fuori. Steve saresti tu. Sì, mi chiamano tutti così. Vabbè.
A proposito di architettura, e qui è d'obbligo passare adesso a Caterina che porta un cognome importante, mi sono segnato poi alcuni dei membri della tua famiglia che hanno lavorato nelle arti, una bisnonna pianista, una nonna artista, il nonno era primo violoncello alla Scala e poi tuo papà, lo conosciamo tutti. Pensi che era destino per te finire a fare l'artista? In realtà tu hai studiato architettura, quindi è venuto dopo. Sì, volevo dire, come si suol dire, tanta roba. Era un po' impegnativa questa famiglia, ovviamente molto stimolante. Quindi era facile anche cascarci dentro a quel mondo. Ma allora io ho fatto il liceo classico, non tanto perché mi piacesse fare il liceo classico, ma perché era vicino a casa, che una volta si usava andare nel liceo più vicino, e perché odiavo la matematica, quindi era l'unica scelta, diciamo. Dal liceo classico avrei voluto fare 4 cose completamente diverse, cioè l'archeologa, il medico, chirurgo, occuparmi di museografia, quindi mi allaccio a lui, cioè di allestimenti, di messi in scena che comunque mi interessava già. E il quarto, sì, qualcosa che fosse legato allo spazio, tipo l'astronauta, però avrei dovuto sapere bene la matematica, quindi abbiamo scartato diverse cose. L'archeologia era quella che mi interessava di più, ma in quegli anni forse non avrei avuto il coraggio di spostarmi, avrei dovuto andare all'estero e ero molto legata alla mia famiglia. Quindi è stato mio padre, che non era per niente impositivo, che mi ha detto: fai architettura come me e vedrai che una strada la trovi. E all'inizio devo dire che l'ho odiata, perché io cercavo comunque anch'io di imitarlo, disegnavo tantissimo, disegnavo tutti i giorni, mi inventavo storie, personaggi, così. E invece quando ho fatto architettura io non c'era neanche un tavolo a disposizione, quindi era praticamente tutta teoria. Lì mi è servito il liceo classico, perché per me leggere 4 libri non era un problema. Ho superato quel primo ostacolo di odio e poi l'ho amata, devo dire, l'ho amata. Ho cominciato già lì a sviluppare questa mia manualità, perché mi presentavo agli esami sempre col modellino di carta e cartoncino. Poi ho lavorato in uno studio di architetti dove abbiamo fatto tante belle cose. Parallelamente ogni tanto andavo da uno scenografo con cui facevamo cose molto divertenti, lavoravamo insieme a Chiambretti, quindi si partiva, non so, per Torino, perché Chiambretti ha sempre avuto questi ristoranti e noi facevamo le scenografie dei ristoranti. Allora partivamo con la macchina piena, non so, di pomodori giganti, di foglie di basilico di 2 metri. Una scena felliniana. Una scena un po' felliniana. Allora Luca, ti ho lasciato per ultimo, ma voglio subito sgomberare il campo da ogni... Io sono sempre entrato al plastic. Stavo facendo questa battuta. Sono sempre entrato al plastic, quindi non ce l'ho con te. Lo dico perché sei stato nella lista nera. Sarò, perché e sempre sarai. Me la porterò. Nella lista nera di molti e di molte, come Sì, tu hai anche di avuto clienti, le tue liste nere, addirittura. Sì, nel senso che a volte, qui c'è anche il mio socio che può confermare, a volte non scene imbarazzanti, ma poi è venuto fuori: ah no, ma sai, tu non mi hai fatto entrare, oppure mi facevi sempre entrare. Per oppure... quei pochi pazzi che non lo sapessero, tu sei stato il door selector del plastic quando... Sì, in un momento particolare, esatto. diciamo. Io l'ho frequentato tantissimo anche prima, perché insomma... Ecco, raccontami il percorso, come sei passato da lì ad avere poi un'agenzia dove ti occupi. Il percorso inizia prima, nel senso che il percorso inizia proprio qua, nel senso proprio qui in questa sede, perché io ero giovane ragazzo di provincia, non volevo fare il percorso di studi appunto classico, anche se avevo studiato anch'io al liceo classico, ma non volevo fare il solito percorso. Era la fine degli anni '80, non sapevo che cosa volessi fare realmente, no? Avevo bisogno di esprimere in qualche modo un mio lato creativo che insomma al liceo classico non ero riuscito a esprimere, e quindi insomma poi venni qui e decisi di fare grafica anch'io. Quindi io ho fatto 4 anni in realtà proprio in questo istituto, lo stavano ancora costruendo, mi ricordo che insomma ironizzavamo che man mano che pagavamo aggiungevano dei pezzi, perché era proprio in costruzione. E quindi poi in realtà io ho fatto grafico e art director per molti anni come libero professionista, però già dai tempi insomma di
quando frequentavo lo IED, Milano viveva una vita notturna, era una città apparentemente molto più respingente di adesso, una città più... Che ce ne vuole. Però era più cupa, non so come dire, era meno... Adesso è un po' più vetrina come città, no? È un po' più vistosa adesso, si vuole far piacere a tutti i costi, no? All'epoca no, era ancora la Milano un po' più vera, secondo me, nebbiosa, un po' buia, a me faceva abbastanza anche, no, paura e attrazione. C'era una vita notturna però che era incredibile, c'era sempre qualcosa da fare, delle serate bellissime, indimenticate, almeno da me e anche da molti altri, e quindi io ho molto frequentato anche la vita notturna, prima come piacere, un altro modo per esprimere in qualche modo la mia creatività, poi col tempo è stato un attimo diventare da, diciamo, utente a organizzatore o comunque facente parte attiva, ecco, dell'organizzazione di serate, di party. Quindi quando io ho sempre avuto questo un po' come seconda attività, di giorno facevo l'art director, il grafico, e poi di sera spesso, sempre per tantissimi anni, insomma, organizzato, preso parte a tantissime serate. Quindi il mio approdo poi al Plastic nel 2005 aveva già questo, mi avevano scelto, diciamo, come door selector proprio perché avevo già una lunga carriera, tra virgolette, nella nightlife milanese, e quindi sono stati anni molto fortunati per il locale, nel senso che c'è stato proprio un momento in cui Plastic era sempre stato molto underground, no? È bellissimo, come era un posto protetto, nel senso che la mitica selezione di cui poi io sono stato interprete, diciamo, nasceva per un motivo molto preciso, cioè si voleva tenere dentro un posto protetto da un esterno che poteva non capire o non apprezzare o non accogliere quel tipo di espressioni, ma non perché succedesse chissà che cosa, però una volta che varcavi quella soglia veramente c'era una libertà di espressione, la musica era completamente diversa, era un altro mondo, quindi la selezione all'epoca aveva un senso protettivo, no? Chi entrava dentro doveva sentirsi in un luogo protetto. Quando io arrivo nel 2005 c'è poi un'esplosione e c'è stato un po' il passaggio che da un luogo underground è diventato un luogo poi molto ambito, è stato scoperto dal mondo della moda, che prima lo vedeva in maniera molto, anche un po' distaccato, era un po' un luogo di freak, non so come dire, no? Quindi per un certo tipo di moda anche milanese, no? Era visto con un certo distacco, con una non dico derisione, ma insomma era un posto di gente troppo strana. Io ho vissuto quel momento in cui invece è diventato ambitissimo, la moda cioè il mondo della moda milanese e non solo milanese si è accorto di quel posto, in qualche modo se ne è appropriato, e quindi per quei 7-8 anni in cui io ho lavorato lì, 2 sere alla settimana, le più impegnative, venerdì e sabato, insomma c'è stato proprio un momento molto felice. Non c'erano ancora i social media, non c'era Instagram, se no chissà che cosa sarebbe successo, però insomma è stato un momento molto fortunato per quel locale, e per me è stata l'opportunità di crearmi un sacco di connessioni, questo per ritornare alla tua domanda, di conoscere tantissime persone, tanti che hanno frequentato anche questo posto, penso a Nick Cerioni, tantissimi che sono stilisti, videomaker, registi, e lì è stato un attimo, era talmente cool quel posto che poi mi hanno chiesto di portare gente cool alle serate, ai party dei brand di moda, e poi da lì quello che poi è diventato il mio socio mi disse: ma forse bisogna un po' creare una scatola un po' più grande, nel senso non tu da solo per gestire questa cosa, perché effettivamente poi ci chiedevano poi il DJ e poi no, e poi l'animazione, poi insomma a un certo punto ho detto bene, proviamo a creare un'agenzia in cui poi io ho messo dentro anche tutte le mie competenze pregresse, nel senso la grafica, l'art direction, eccetera. Quindi, a proposito di queste competenze, per aprire un'agenzia, l'hai detto tu stesso, poi però serve anche una competenza imprenditoriale. Comincio da te, poi estendo questa domanda anche a Stefano. L'hai nominato già un paio di volte, questa competenza imprenditoriale nel tuo caso è venuta da Michele, sì, Modica? È venuta tu da solo non ce l'avresti fatta? Ma sai, no, lo dico perché a cui non saprei rispondere, nel senso che sì, forse in quella maniera no, nel senso che l'imprenditorialità non è propriamente nel mio sangue, non so come dire, ecco, cioè nel senso non si può essere bravi. Lo sottolineo spesso in questi giorni perché appunto rivolgendoci anche a degli studenti e a delle studenti che magari vorrebbero aprire un proprio studio, bisogna poi avere
anche Sì. del pragmatismo, cioè Sì, come si fa effettivamente. Sì, diciamo che sicuramente Michele ha intuito anche che io, come dire, avevo delle capacità che però, come dire, rischiavano magari di rimanere un po' circoscritte, no? Che a un certo punto bisogna almeno tentare di fare il passo, no? un po' più grande, no? Nel senso, e quindi sono sempre stato molto sincero. Se non fosse stato lui a dirmi guarda che forse adesso è il caso che magari, perché poi lavoravamo insieme ma in maniera un po' così, lui studiava ancora, quindi non so, mi aiutava, no? Nella gestione dei miei progetti, dei lavori. Ho detto forse è il caso adesso di, no? Mettere un po' di pezzi in fila, bisogna pensare in una certa maniera, bisogna no? Strutturarsi in una certa maniera, e quindi è quello che consiglio anch'io. Cioè... Lo dici in un modo molto poetico, devo dire, perché per la città dove siamo magari uno si aspetta che qualcuno ti venga a dire facciamo business. Sì, diciamo che sicuramente l'intuizione è stata quella di dire forse riusciamo a farci un po' più di business. Ecco, sì. Steven, ti chiamo anch'io Steven adesso, e invece Sugo com'è nata? Allora, Sugo è nata innanzitutto con un approccio totalmente libero e fricchettone. Eravamo dei ragazzi che studiavano qua. Innanzitutto hai problemi con il plastic? No, No, assolutamente. magari non ci veniva neanche, cioè non è che Allora, non lo so. ammetto che ci sono andato 4-5 volte, che è pochissimo. sei per entrato? quando- Sì, tutte le volte. Ero semplicemente Tu accompagnato hai molto problemi, bene. Caterina? Ero accompagnato Magari scandalosamente non lavoravo bene, più, dai. quindi diciamo che ero protetto dalle persone intorno a me. È naturale che noi facciamo un lavoro creativo e la prima cosa che si pone davanti è come riuscite a sostenervi con questo. Anche la passione a volte ottenebra la mente, no? Perché magari mosso dal voler fare qualcosa di bello dimentichi l'aspetto produttivo, la possibilità, il compenso, quanto effettivamente dovresti chiedere, in che modalità. Su questo l'incontro con Elisa Ro, che è la terza socia, sono io, Andrea Gallo e Elisa Ro, la terza socia di Sugo, che era l'assistente di questo videoartista che purtroppo scomparso, che si chiamava Claudio Sinatti. Ci ha aiutato tantissimo perché lei seguiva un altro scappato di casa, un altro folle, lo aiutava proprio a strutturare la fattibilità dei progetti. E quindi ha visto in noi qualcosa di simile e ha scelto di aiutarci. Però allo stesso tempo io voglio spezzare una lancia su quella energia, perché a volte uno impaurito dal non guadagnare abbastanza, dal non riuscire a percepire quello che è necessario, ci si chiude a istrice, anche nei confronti delle committenze, dei clienti. Quello che ha funzionato per me, che poi non è detto che sia la cosa giusta per tutti, però quello che ha funzionato con me è stata la generosità. Arriva una persona con un'idea, con un progetto, rarissimamente nelle prime fasi ho detto no. Ho sempre cercato di accoglierlo con entusiasmo e over-deliverare, dare più di quello che magari era stato pattuito negli incontri precedenti. Lo so, è anche un po' suicida come approccio, perché dopo un po' incominci a toglierti ore di sonno, però te le saresti tolte comunque. E allora a quel punto è meglio portare un lavoro oltre le aspettative, magari anche sì, forse sottopagato, però 1, 2, 3, 4 volte. Questa cosa genera un karma secondo me positivo. Poi al momento giusto ci vuole la persona, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, no? Cioè nel senso, a me ha aiutato moltissimo avere una persona separata, perché con me si parlava dell'aspetto creativo, leggero, libero, e poi a fianco c'è una persona che si preoccupava della fattibilità economica di questo o quell'altra cosa. Il Però tuo Michele. Sì, è fondamentale. A volte aiuta. È così. Però io volevo, cioè, se ci sono dei ragazzi che ci ascoltano, quello che voglio lanciare è un messaggio di energia, cioè soprattutto nei 20 anni, nei 30 anni c'è un'energia fortissima. Lasciatela andare, divertitevi, anche se a volte non c'è una lira, vabbè, li rifarete sti soldi, se siete bravi, e per diventare bravi bisogna rifare le cose. Se ci si ferma al primo compenso, alla prima situazione un po' complessa, non hai l'occasione di crescere nemmeno te. Poi dobbiamo pagare gli affitti, non è che... Ecco, questo è un punto, diciamo, abbastanza importante. Torniamo immediatamente su questa questione dell'approccio, dell'energia, ma anche molto della confusione che è emersa in entrambe le storie di Luca e Caterina.
prima ti lascio spiegare che cosa facevi quando ti occupavi di museografia, visto che l'ha detto anche Caterina. Che cos'è questa museografia? Guarda, è una cosa che ho scoperto quando questo architetto mi ha proposto di andare a lavorare da lui. Tra l'altro un frequentatore del plastic, magari lo conosci, Luca Cipelletti. Non so. Certo. Che salutiamo. Sì, era un frequentatore di quelli storici proprio. Vedi? Lui entrava sempre per forza comunque, non faceva parte di quelli per cui si apriva sempre. No, una persona di una grandissima cultura, di un grandissimo stile e molto simpatico. Avevamo fatto un progetto speciale qua, ero ancora studente di grafica e gli era piaciuto il mio approccio e abbiamo iniziato a collaborare. La museografia, oddio, forse non sono la persona giusta perché non sono laureato in nulla di tutto ciò, però proverò a spiegarti. Sostanzialmente è una branca che raccoglie tutto il modo per costruire, allestire e sviluppare una mostra, quindi sia dall'approccio architettonico, quindi lo sviluppo degli spazi degli interni, sia anche più in generale le scelte grafiche, lo stile comunicativo, cioè è un ambito estremamente vasto, se vogliamo. Questo era uno studio di architettura e quindi si occupava dell'intero progetto. Io mi occupavo per lo più dell'aspetto grafico nelle prime parti, perché alla fine avevo studiato grafica, e poi pian pianino ho iniziato a fare anche cose un po' più divertenti, era divertente anche fare manifesto. Il mio primo manifesto è stata una mostra su guerre stellari, io un nerd dentro, ero impazzito, avevo stampato su un foglio d'argento, cioè di metallico, quindi c'era tutta questa stamperia con piccoli listelle di 20 copie di questo 70-100, perché oltre quel peso sarebbe attaccata la vernice. E per me era un sogno poter fare queste cose. Però poi pian pianino, diciamo che la museografia potrebbe anche essere capire come mettere una didascalia, come scegliere di titolare una stanza, cioè, poi si mischia anche a dei ruoli più accademici, perché ovviamente ci sono delle persone che sono lì e sviluppano il progetto scientifico della mostra, cioè persone che sono competenti nel tema e sanno di cosa parliamo. Noi sceglievamo come farlo. I cosiddetti curatori. Caterina, è una definizione corretta, è stato bravo? Sì, è stato bravo. Approvato. Allora, torniamo su questo momento di confusione post-liceale, ecco perché emerge tantissimo, di solito la si associa a questa generazione, no? Perché ha una grandissima scelta, tantissimi indirizzi molto specifici, molto tecnici. In realtà più o meno tutte e tutti poi possono essere investiti da questa confusione. Tu ne sei uscita anche iniziando a lavorare, poi la prima commissione artistica è degli anni 90, giusto? Sì. Ma è nata come a me piace molto vivere di istanti, momenti, connessioni, persone che si incontrano, anzi io che ero una persona, ogni tanto mi stupisco per dire di essere qua, nel senso che ero una bambina, una ragazzina talmente timida che i miei erano anche abbastanza preoccupati e io stessa non sapevo proprio come approcciarmi al mondo, no? Anche se ero felice perché avevo tutto un mondo fantastico di storie mie, però ero veramente una specie di grumo, un riccio chiuso, esatto. E devo dire che un po' il lavoro pratico, più che gli studi, devo dire. Gli studi sono sempre stati un po' traumatici per me, anche se riuscivo, perché ero un po' secchiona, ho avuto una mamma molto severa, era di origine mezza tedesca, era proprio figlia di un generale dei carabinieri, quindi insomma... Mentre questo padre così bravo, buono, che concedeva tutto, no? Però ma tu parli anche il tedesco? No, quindi, il tedesco però no. Il portoghese sì, abbiamo scoperto. Il portoghese. E quindi con questa mamma così esigente che voleva che noi riuscissimo, soprattutto negli studi. Ho fatto questo sacrificio, ma molto controvoglia, veramente. A me non piaceva per niente studiare. Poi il liceo classico mi piacevano i temi del liceo classico, però non mi piaceva proprio studiare. Poi sono capitata in un liceo, in una classe terribile, con una professoressa terrorista proprio, che ci ha anche massacrati, eravamo tenuti come in una pentola a pressione, quindi dopo eravamo proprio spaventati di quello che sarebbe successo dopo.
Quindi più che poi lo studio di architettura è stato proprio il lavoro pratico. Ho iniziato a lavorare da un architetto che era una persona fantastica, aveva 40 anni più di me, però aveva una testa apertissima, era veramente incredibile. E mi ha insegnato a lavorare seriamente divertendosi, nel senso che secondo me è una cosa bellissima questa. Cioè, non so, dobbiamo andare a fare un lavoro a Mantova, allora ci prendiamo 2 giorni, invece di andare e tornare frenetici come il classico milanese, ci prendiamo 2 giorni, andiamo a fare rilievo, poi andiamo nel più buon ristorante di Mantova, andiamo a farci un giro anche a vedere qualche museo, andiamo a dormire in un bel hotel e poi ce ne torniamo a Milano il giorno dopo. Questa era la sua filosofia, devo dire che era molto bella perché ti godevi anche il lavoro, poi fatto molto seriamente, però c'era anche, come dire, il premio dopo, no? La caramella. E il lavoro pratico, siccome io sono una pratica, anche mio padre diceva, mio padre si definiva un artigiano, oltre ai disegni lui si faceva tutto, si tagliava i cartoni, si faceva lui i pennini per avere la presa con la mano che gli desse il segno più giusto, ha costruito centinaia di soldatini di carta, tutti dipinti, montati con la base di piombo, cioè era proprio un artigiano nel senso che faceva tutto da solo. E io ho ereditato un po' questa cosa del fare da soli. E quindi lì mi sono appassionata proprio al lavoro, come lo amo tantissimo adesso. Ecco, non ho nessuna intenzione di tirare i remi in barca, anche se magari gli anni passano, però è la mia passione. Io non vedo l'ora che arrivi la mattina per andare in studio, insomma, sono proprio contenta di lavorare. Poi sono un'ansiosa perché sono perfezionista nel lavoro, tanto sono fantasiosa e confusa nei miei pensieri. Di fantasia sono una perfezionista nel lavoro, per cui se ho troppi lavori insieme vado in ansia tremenda, ad esempio non dormo la notte, perché io poi a differenza loro non ho un Michele. Allora, mi danno molta forza i miei fratelli, perché comunque non fanno il mio lavoro creativo della carta, però ci sono sempre, perché noi parallelamente lavoriamo tutti e 3 all'archivio di nostro padre. Insomma. Quindi la loro presenza mi dà conforto, insomma. Però nell'essere imprenditrice di me stessa ho fatto una certa fatica e credo che gli studi di architettura, quindi il fatto di avere a che fare con un lavoro che devi impostare in modo molto preciso, anche tecnico, no? Prendere le misure giuste, se no non ti torna il rilievo, essere preciso, mi ha aiutato tanto a sapermi anche vendere, non vendere nel senso buono, perché anche io sono un po' un disastro nel vendermi bene, però nel propormi, nel saper presentare un preventivo, cioè non si può essere solo artisti così, cascano dal pero, cioè devi presentare un preventivo, devi presentare un progetto fatto bene, che piaccia, devi saper parlare anche con le persone, devi scrivere bene quando scrivi una mail, cioè sono tante cose che fanno il lavoro. Ma quello è anche, aiuta no? anche cioè, racconta anche il valore del progetto, del sì, pensiero, certo. cioè un pensiero strutturato, un pensiero complesso sì. dimostra professionalità, Esatto. una professionalità più ampia. Sì, è che importante. non, come dire, magari per carità, tanti artisti geniali che non hanno queste competenze, chiamiamole, sono riusciti magari anche meglio, però allora devono trovare veramente qualcuno che li porti. E devo dire, poi sono d'accordissimo ovviamente con lui sul fatto della generosità, di essere soprattutto agli inizi, quando hai tanta forza, tanta energia, molto generoso, perché poi le persone ti tornano, si innamorano di te, del tuo lavoro e non ti mollano in un certo senso, no? Tra poco riprendiamo le fila di questo tuo racconto, mi piace che lo stiamo diluendo, però è un bell'assist quello che mi date, le competenze che bisogna avere anche per sapersi vendere, cioè un lavoro parallelo, perché volevo chiedere a Luca, ma nel tuo caso c'è un po' di pregiudizio nel lavoro che fai, cioè che qualcuno ti viene a dire, vabbè dai, organizzi eventi, glamour, grandi brand, grandi marchi, non è veramente lavorare, non fatichi perché c'è un sommerso che non si vede, cioè la percezione è che tu ti diverti sempre? No, quello no.
quello devo dire, no? No, non ti diverti sempre o no? Non ci si diverte sempre, cioè, nel senso, certo, poi sfattiamo anche dei miti. Ovvio che siamo fortunati a fare dei lavori che ci piacciono, però insomma non è che sempre sono i lavori meravigliosi, sempre, a volte c'è tanta routine, ma ben venga la routine. Però no, questo no, riferito proprio al lavoro, no? Perché insomma poi il mondo, diciamo, degli eventi in generale si è molto sviluppato negli ultimi 15 anni, quindi anzi è diventato un mondo molto competitivo. Qui a Milano ci sono tantissime agenzie, tutti fanno eventi, chi prima faceva solamente ufficio stampa per esempio adesso fanno ufficio stampa, eventi, social media marketing, cioè tutti sono diventati poi come dire agenzie di comunicazione e di organizzazione eventi, quindi in realtà c'è una componente molto forte di competitività. Ecco, come si emerge in questa competitività, come si sta a galla questo ce lo con siamo tutta domandati questa... tante volte, bisogna sempre un po' cercare di trovare qual è la propria anima, che a volte non è necessariamente quello che uno a volte proietta, no? Io credo nel nostro caso, Paolo riferito all'agenzia di Crescenzi & Co, io credo che quello che poi quando ci scelgono uno per il tipo di rapporto anche umano, intendo proprio per la tipologia di rapporto che si crea, fatto anche magari di gentilezza, di un certo tipo di approccio che non è sempre necessariamente, no, snob o puzzettone. Vince molto il rapporto umano che si stabilisce con i clienti. Credo una certa, lo so che è dire tutto e dire niente, credo quello che potremmo definire una certa tipologia di gusto che esprimiamo in qualunque cosa facciamo, che si tratti di eventi, che si tratti anche di altri tipi di progetti, perché non è che facciamo solamente eventi. Credo che ci scelgano proprio per quello, anche per una questione di gusto. Tendenzialmente un brand cerca sempre spesso cerca magari delle realtà che gli danno un pacchetto completo, no? Non sempre, ma è comunque un po' una tendenza che c'è. Tendenzialmente si è finiti un po' tutti a fare tutto, no? Quindi anche questo è un altro tema, che nel senso che però è molto così. Anch'io ho iniziato da qualche anno un percorso di insegnamento, no? Insegnerò anche qua allo IED, e a volte facendo le ricerche anche con gli studenti sulle realtà anche appunto di agenzie eccetera, cioè viene fuori molti che dicono ma sì, effettivamente però tutti fanno un po' le stesse cose. Sì, è così, quindi è più che una questione di come dire, di essere prevenuti, che non credo, c'è più magari una questione che c'è moltissima concorrenza. Per esempio io con la nostra agenzia abbiamo sempre molto favorito l'arrosto rispetto al fumo, ed è stato un nostro difetto, invece abbiamo scoperto, ma ci siamo resi conto che a Milano conta moltissimo il fumo. L'arrosto poi Volano parole in qualche grosse. modo poi qualcuno ce lo fa l'arrosto, no? Ecco, noi invece siamo sempre Attenzione, stati un po' il contrario. non bruciarti la carriera con questa dichiarazione. Però voglio dire, lo dico prendendomi tutte le mie responsabilità. Comunque c'è una cosa che vi accomuna, che non si direbbe secondo me subito, ma è l'offline, cioè siete tutti e tre molto vicini proprio alla presenza fisica, appunto l'evento, il manufatto artistico, e anche nel tuo caso conta molto la presenza fisica. Ma adesso ci arrivo, concludiamo l'odissea di Caterina. No, tranquilla, ma No, ma c'è un filo preciso. C'è un filo. C'è un filo. Caterina, la tua prima commissione, torno alla domanda che ti facevo prima, perché so che in realtà era negli stata anni 90. esatto, ed era stata proprio fatta attorno a delle carte che poi è diciamo il materiale che ti rappresenta, ma carte di scarto, scontrini, eccetera. E però quando poi ti ho sentito raccontare una cosa, mi sono detto, vedi che i cerchi si chiudono, quindi ti è arrivata questa commissione, ma tu hai detto di quanto da bambina eri affascinata dalla carta della macelleria, no? Che in effetti anche a me è venuta in mente poi leggendo quell'intervista, cioè tutti sappiamo com'è fatta, quindi com'è porosa, è una carta diversa, e quindi è stato un cerchio che si chiudeva nel tuo caso? Beh sì, perché io da piccola appunto zitta raccattavo tutto quello che trovavo, quindi anche la carta della macelleria, e facevo dei disegni già un po' a rilievo, nel senso che ritagliavo su altri fogli delle facce, delle piume, delle mani, e le attaccavo. Mia mamma mi aveva fatto dei grembiuli con delle tasche dove tenevo le forbici e la colla.
e raccattavo, non so, anche dal cestino di mio padre gli scarti dei suoi fogli, dei suoi cartoni. Beh, ne sarà passata tanta di carta a casa Ne è vostra. passata tanta. Infatti l'amore per la carta sicuramente viene da lì. Poi io nel corso della mia vita, appunto da studente, ho sempre fatto delle mie cose che però tenevo solo per me, ma proprio magari le regalavo, ma non le facevo vedere a nessuno. Facevo delle specie di piccoli teatrini, miniature, eccetera. E proprio da lì, una volta avevo fatto dei fiori di carta, per una festa forse. E questo designer, Nicola Gallizia, che mi conosceva, lavorava per la Molteni e mentre io appunto lavoravo come architetto mi chiama e mi dice: tu che sei così brava con la carta, mi faresti degli abiti per lo stand della Molteni, che era uno dei più importanti del Salone del Mobile, tra l'altro. Quindi ho sgomenta degli abiti di carta, perché io invece non ero assolutamente interessata al mondo della moda, anche se vedevo, mi piaceva, perché mio padre, che tutti pensano che Valentina fosse soprattutto nuda, però in realtà era anche molto ben vestita, perché papà era attentissimo, si faceva arrivare Elle dalla Francia, per cui Valentina era sempre vestita alla moda. Diremmo che è dell'epoca. con una parola abusata, era un'icona di stile. Era un'icona di stile. Parola sì. abusatissima, ma nel suo caso Esatto, era un'icona di stile. Quindi ovviamente guardavo, tante volte adesso anche nelle cose che faccio, nei miei abiti di carta, ritrovo delle cose che forse avevo visto nei suoi disegni e inconsciamente mi sono rimasti dentro, no? Però diciamo che non me ne importava niente della moda, ecco, né tantomeno della sartoria, del saper tagliare un vestito, non avevo proprio la minima idea. Quindi dei vestiti di carta, avendo avuto in passato questo desiderio anche di fare cose più materiche, scultore, insomma, mi sono presa dei manichini da sartoria e ho cominciato a modellarci la carta sopra. L'effetto è stato inaspettato, perché probabilmente avrebbero immaginato delle specie di carta modelli, no? E invece io avevo fatto come se fossero dei corpi vuoti appesi negli armadi. E mi ricordo ancora che c'era questo giornalista spagnolo di Domus che era lì, perché poi devo dire che la Molteni erano stati molto carini, però non mi avevano presentata, no? I vestiti erano di fatto loro, erano del loro stand. E io nella mia timidezza mi sono presentata a questo giornalista che ammirava questi abiti e lui mi ha voluto fare un'intervista. Lì io lo dico sempre fino alla nausea, che sicuramente questo cognome mi ha aperto delle porte, perché Domus mi ha fatto un articolo di 5 pagine che dici, beh, sei un esordiente. Ed era la tua prima intervista? Era la mia prima intervista. Di 5 pagine? Di 5 pagine. E appunto gli abiti erano fatti tutti con materiali di scarto, ma me l'avevano suggeriti un po' loro, Quindi avevo dei mucchi di carta triturata dagli uffici, scontrini fiscali, insomma avevo fatto diventare questi elementi, diciamo, noiosi della burocrazia, degli abiti, non so, con delle gonne di piume, non so, i bordi forati delle fatture erano diventati appunto gonne piumate, gli scontrini fiscali sembravano delle parrucche del Settecento, insomma, quindi gli avevo dato questa cosa che comunque era piaciuta. E da lì hanno cominciato a chiamarmi delle famose cartiere italiane, Fabriano, Fedrigoni, così, collaborazioni con loro, e io che pensavo che sarebbe stato un episodio e avrei continuato a fare l'architetto, non mi sono fermata mai, invece. Non mi sono fermata mai, ho avuto collaborazioni anche sempre più prestigiose, che poi io do la stessa importanza a un lavoro piuttosto che un altro. Però devo dire, come l'anno scorso ho collaborato, avevo una mostra alla Scala. Cosa si può desiderare di più? E anche quello è stato un cerchio che si chiudeva. È un cerchio che si chiudeva dalla carta del macellaio. No, ma anche dato il nonno violoncellista e violista. Hai detto tra l'altro una volta, e passo al mio amico Steven, al mio nuovo amico Steven, che tu progetti in genere solo quello che sai di poter poi realizzare effettivamente con le mani. Sì, è anche una sfida, perché io faccio sempre dei disegni prima, preparatori, e poi la sfida è riuscire a fare quello che ho disegnato, però in tridimensionale. È una specie di gioco mio di
Ecco, da un eccesso all'altro, perché voi avete usato l'intelligenza artificiale, di cui non possiamo non parlare, in tempi non sospetti e in tutte le fasi del vostro lavoro. Siete stati degli avanguardisti. A parte che tu sei stato un avanguardista del videomapping, non abbiamo il tempo di approfondire. Ma sì, dai. Raccontami di come e quando l'intelligenza generativa vi ha iniziato a supportare. Allora, il primissimo... E ti interrompo, quanto è lontano da quello che dice lei, cioè che non progettate cose che non potete effettivamente fare con le mani? Ma in realtà, allora, la mia prima esperienza di lavoro artistico manuale è stato traumatico ed è stato applicare le prespaziate, cioè questi adesivi. Ma è difficilissimo È mettere i Lo difficilissimo. sappiamo presentazioni. tutti, a noi È una delle cose più difficili. E avevo questo tic di trovare il Command Z con la mano sinistra perché ho fallito diverse volte. Il buon Certo. Luca Cipelletti ha mal tollerato i primi giorni insieme a me. Che salutiamo che di nuovo. salutiamo sempre. No, non è vero, è stato sempre molto caro. Quindi sì, è molto distante. Allo stesso tempo lavorare con l'AI è un lavoro molto organico. Cioè, sebbene estremamente digitale, è molto organico. Io ho iniziato veramente tantissimi anni fa, stiamo parlando 2015-2016, quando il deep learning incominciava a mostrare queste cose interessantissime. Il Papa non si era ancora espresso. No, a riguardo di questo credo proprio di no. Però nell'arco di un paio d'anni noi dell'ambito, insomma, noi di questi giri oscuri, incominciavamo già a porci le domande fantascientifiche, cioè quale sarà il senso del lavoro, perché per la prima volta le intelligenze artificiali imparavano da sole. E già in quel momento non c'era l'intelligenza artificiale prima del deep learning, era da una serie di istruzioni e gliele faccio affinare con una serie di informazioni predefinite. Il passaggio è stato inverso. Diamo una quantità di materiale enorme a queste macchine e le macchine incominciano a trovare un fil rouge fra questi dati già categorizzati. Quindi questa cosa qua ha cambiato completamente il mondo. Dal punto di vista artistico è stato interessantissimo il primo esempio che ha portato fuori Google con il Deep Dream, ed era una prima idea di allucinazione. Infatti questo tema dell'allucinazione è molto presente nell'AI e io mi sono sempre divertito, fin da subito divertito a cercare l'errore, no? E a esaltare l'errore dell'AI, no? Adesso i grandi sistemi cercano un pochettino per marketing di nascondere l'aspetto fallimentare dell'AI, invece per me è la parte più interessante e divertente almeno. Certo, però mentre noi ridiamo e diciamo ha sbagliato, quello impara. Sì, impara, è sempre meglio, ma questo mi allontana all'orizzonte cercando un'altra forma di utilizzo artistico di questo strumento. Cioè citiamo Brian Eno. Brian Eno diceva, cioè, tutti gli strumenti di rappresentazione della realtà, strumenti tecnologici, cercavano di mimare il più possibile la realtà, e quando abbiamo inventato il grammofono con il vinile, l'ingegnere dietro questo diceva: posso avere un'orchestra in casa. Noi oggi ricordiamo il vinile per l'errore del suo medium, quindi quel soffice il graffio, il graffio, lo scratch, certo. Il rumore di fondo, il VHS, abbiamo finalmente la televisione, cioè l'immagine riproducibile nella casa di chiunque, e noi pensiamo all'errore di magnetico. E infatti costruiamo i filtri apposta da applicare sui video. E con l'AI per me sarà sempre questo, l'elemento caratteristico che definirà secondo me questa generazione, estetica, visiva, saranno 6-7 dita, saranno queste immagini che come una specie di blob strano fluiscono da una cosa all'altro. Almeno per me questo è l'aspetto quasi psichedelico che a me ha fatto molto interrogare su com'è la nascita del processo della definizione di un'immagine, anche a livello proprio neurale, umano. Come al solito, poi l'AI è un tema enorme, anche ormai abbastanza noioso. 90 volte su 100 la si utilizza male e con banalità. Però in fondo qualsiasi strumento potente ha fatto sempre questa brutta fine, no? Cioè 9 persone su 10 la usavano
senza ispirazione, e poi ci si lamentava di Skrillex e della dubstep, no? Però povero Skrillex ha inventato un genere, cioè ha portato avanti un genere con un disco, lasciatela fare, no? Salutiamo anche Skrillex e Brian Eno che ci ascoltano Certo, sempre. Allora, con voi tre il tempo è volato. Io, come devo fare, mi tengo una sola domanda a cui risponderete a giro, come dice Lily Gruber, in maniera telegrafica, una delle mie domande comode che lascio sempre alla fine. Luca, cominciamo da te. No, è molto semplice. Vi commissionano un lavoro, qualcuno vi deve commissionare un lavoro. Cosa preferite? Ricevere una mail, fare una riunione o un pranzo di lavoro? Un pranzo. Non so perché, ma lo sapevo. Caterina? Pranzo. Assolutamente, un pranzo. Sì? Sì, sì. Vabbè, allora ci vediamo domani, ci facciamo Guarda, un pranzo noi intanto. Non potevate darmi conclusione migliore allora. Io vi ringrazio per essere stati con me, grazie a Caterina Grazie Crepax, a te. grazie a Luca Grazie a voi, Crescenzi, grazie. grazie a Stefano Poli che Grazie. chiamerò Steven da oggi in poi, grazie a tutti voi che siete stati qui presenti di fronte a me, chi ci ha seguito invece attraverso uno schermo, e poi come sempre grazie all'OIED, vediamo se me li ricordo tutti, grazie agli alunni dell'OIED, a Easy, a Desk, al birrificio War, a Point House per gli arredi e a Punto Mov per le riprese. Ci vediamo la prossima volta.